read the translation number 5. There's no purport. Canto quinto, capitolo 15, verso 1. Pratiha Suvarcala Pratiharta Staya Asandija Kovida Sunava Pratihartu Stutian Aja Bhumanava Agyani Shatan. Traduzione di Srila Prabhupada. Suvarcala, la moglie di Pratiha, gli diede 3 figli, Pratiharta, Prastota e Udgata, tutti esperti nel compimento dei riti vedici. E Pratiharta ebbe 2 figli, Aja e Bhuma, da sua moglie Stuti. Should I go on? Yeah, There's no translation. Yeah. Non c'è spiegazione, vado avanti. Rsikulya diede al re Bhuma un figlio di nome Udgitha, che ebbe un figlio di nome Prastava dalla sua unione con Devakulya. Questi a sua volta ebbe un figlio di nome Vibhu con sua moglie Nyutsa. Pritusena, figlio di Vibhu e di Rati, generò Nakta nel grembo di sua moglie Akuti. Nakta ebbe come moglie Druti, che gli diede come figlio Gaia, celebre e virtuoso, il migliore dei re santi. Vishnu e le sue emanazioni, che proteggono l'universo, vivono sempre nella pura virtù spirituale, o visuddha-sattva. Essendo una manifestazione diretta di Vishnu, il re Gaia agiva anche lui a livello del visuddha-sattva, tanto che possedeva ogni conoscenza spirituale. Per questo motivo gli si attribuì il nome di Mahapurusha. Spiegazione di Srila Prabhupada. Questo verso fa risaltare il fatto che esistono diverse categorie di manifestazioni di Dio. Alcune di esse sono emanazioni dirette di Vishnu e altre derivano da queste ultime. Le prime sono chiamate Amsa o Svamsa, mentre le emanazioni di Amsa sono dette Kala, e tra queste ultime si trovano i Vibhinamsa Jiva, o esseri individuali. Questi appartengono al Jiva-tattva, mentre le manifestazioni dirette di Vishnu sono chiamate Vishnu-tattva e a volte sono chiamate Mahapurusha. Krishna è anche designato come nome di Mahapurusha e il devoto è chiamato a volte Mahapurushika. Shall I go on? No, that's 6. Ok, questo era il verso 6. So we'll talk a little bit about name of God, because in the purport, Srila Prabhupada mentions the different names, different incarnations, how the names and the designations and names appear. Quindi parliamo un pochettino dei nomi del Signore, perché qui Prabhupada spiega i vari appellativi e i nomi che può prendere il Signore. For humans, we get a name from our parents. Per noi esseri umani otteniamo un nome dai genitori. I mean, imagine at our home there are 3, 4, 5 children. You need to call the child, you need a particular name. Immaginatevi in una casa di avere 3, 4, 5 bambini e allora c'è bisogno di dare a ognuno un nome per poterlo chiamare. Because for humans the name is just meant when you call, the person should respond and arrive when the person is called. Perché per gli esseri umani il nome serve perché così potete chiamare quella persona vi risponde. Oi, come. Also works, but there are 4 or 5 children. If you say, "Oi, come," 5 will come. Sì, va bene dire "oh, vieni", ma se ci sono 4 o 5 bambini, se dite "oh, vieni", arrivano tutti. So we need some unique name, special name that the person identifies. Oh, Oi number 1 is me. Oi number 2 is him. Quindi abbiamo bisogno di dare un nome per identificare quella particolare persona, così quello sa, io sono il numero 1, il figlio numero 2, il numero 3. You know, in India they give names like aloo, names of vegetables, names of fruits. Which names? Aloo, like potato. Ah, ad esempio in India danno il nome come aloo, che vuol dire patata. Or names of colors, you know, there are, like I know one family, O nomi di colori.
older one is called aloo, it means potato. The younger one is called another type of aloo, something else. So it's like, they just gave the name, anything. It works, it's fine. Hanno dato un nome qualsiasi, il primo patata e l'ultimo un nome simile, però funziona. But names of God is not meant for this purpose. Ma il nome di Dio non è fatto a questo proposito. It's not for just calling him so he arrives. It doesn't work like that. Non è semplicemente per chiamarlo, chiedergli di venire. Because his name, every letter in his name has meaning. Perché ogni lettera del suo nome ha un significato. And we may ask, okay, our names were given by our parents. Who gave names to God? Noi potremmo chiederci, il nostro nome ci è stato dato dai nostri genitori, ma chi è che ha dato il nome a Dio? Yani namani gaunani vikhyatani mahatmanah rishibhi parigitani tani vakshami bhutaye. This is Bhishma Dev actually. He is telling Yudhishthir Maharaj in the Mahabharata. He's lying down on the bed of arrows and he's responding to Yudhishthir Maharaj's questions. Questo verso viene da Bhishmadeva che risponde a Yudhishthir Maharaj. Bhishmadeva si trova sul letto di frecce e risponde alle domande di Yudhishthira. Because Yudhishthir had asked him, which God should we worship? Who is this God? He had asked different questions. Perché Yudhishthira gli fa diverse domande. Chi è questo Dio che stiamo adorando? So, yani namani gaunani. Each and every name of the Supreme Lord has purpose. Ognuno dei nomi del Signore ha uno scopo. Vikhyatani mahatmanaha means the Lord gets the name because of his actions. Il Signore ottiene determinati nomi in accordo alle azioni che svolge. So the side parenthesis, it's not like that for humans. You can call a child Shweta and he may be as dark as coal, but you still call him white. Snow White. Non è come i nomi dati agli umani. Ad esempio faccio un parallelo, chiamare il nostro figlio Bruno e magari è biondo, gli occhi chiari, capelli chiari. Oh, I know one friend, it was called Satya, and he always spoke not truth, but his name was Satya. Conosco una persona che si chiama Satya, non diceva mai la verità, ma gli hanno dato il nome Satya. So in this verse it says, Rishibhi parigitani. Means the Mahatmas, the great souls, the rishis, parigitani tani vakshami bhutaye. The sages, they identify the qualities of the Lord, the Mahatmas. Quindi i saggi identificano il nome del Signore, sono i Mahatma che identificano il nome del Signore, i rishi. Rishibhi parigitani means the rishis, they do the naming ceremony of the Lord. Quindi sono i rishi che danno questi nomi al Signore. Yeah. It seems that the rishis sit down in front of the yagya and they say, oh, the Mahatmas have decided that the Lord performed this activity, and so we will name him Anatha Rakshaka Govinda, Apat Bandhava Govinda. E allora i rishi si riuniscono e dicono, oh, sembra che i Mahatma abbiano identificato questi nomi del Signore in accordo alle sue attività, quindi lo chiamiamo in questo modo. So the Lord's name has etymological meaning and every word has deep purpose and deep meaning. Quindi il nome del Signore ha un significato logico e ogni parola ha un significato anche profondo. So when we say, like in different religions, people say my God, your God, the Vaishnava God, the Shaiva God, the Muslim God. Quindi in differenti religioni uno dice il mio Dio, il Dio dei musulmani, il Dio dei shivaiti, il Dio di ognuno. Actually, it's a very immature understanding. Ma è una comprensione molto immatura in realtà. There is no my God, your God. Non esiste il mio Dio, il tuo Dio. It is that we relate to a certain activity of the Lord, a certain quality, and then we identify that as, is my favorite. Ci relazioniamo con una certa attività, relazione col Signore, allora decidiamo che quello è il mio Dio preferito. So he is the indweller in everything, he is the indweller in everything. Lui dimora in ogni cosa. And he is also permeating each and every atom.
Ed egli permea ogni singolo atomo. So the understanding of spirituality often is blocked by this limitation of human limitation. Quindi la comprensione di spiritualità spesso è limitata dalla incomprensione umana e dai limiti umani. There is a poetry which describes how a great devotee sees the Lord everywhere. Qui è descritto come un devoto vede Dio ovunque. And it is said, beginning from the letter A, e dice, iniziando dalla lettera A, there is God. Che è Dio. And therefore, in every atom there is God. In ogni atomo c'è Dio. ಆ ಮೊದಲು ಚಕಾರಾಂತ ಈ ಮಹಾವರ್ಣಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮ ಎಂದು ತಿಳಿದವಗೆ ಆನಂದ ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾನಂದ. This is a vision of a pure devotee. Questa è la visione di un puro devoto. Basically he's dividing the grammar, the letters, the varnas. Sta dividendo la grammatica, le lettere, le vocali. When a person understands that from that beginning to the end, everything is Vishnu, everything there is Krishna, everything has that potency of the Lord, he is ever happy. Quando una persona che comprende che ogni cosa, ogni lettera, ogni suono racchiude la potenza del Signore, allora diventa felice. Bhishmadev also in one of the other verses, he says, Sandhiman stiraha. He says Krishna is Sandhiman stiraha. Sandhi means every space in between the atoms. Bhishmadeva dice che Krishna è anche in ogni spazio fra gli atomi. And therefore, it's described in the commentary of the Vishnu Sahasranam by Vishwanath Chakravarti Thakur. It is said that in our body there are many sandhis, many spaces between the organs and even when we breathe. Anche Vishwanath Chakravarti Thakur dice che in ogni spazio del nostro corpo, anche quando respiriamo, ci sono degli intercalari, delle intercapedini. And it's not it's not the Paramatma and that's it. Actually, the higher understanding is in between every space, Sandhiman stiraha, the Lord is present there. La comprensione superiore è che Dio è proprio in ognuno di quegli spazi, anche tra gli organi, anche spazi tra le varie cose. Hala pushpa balliಗಳ ಒಳಗೆ ಹರಿ ವ್ಯಾಪ್ತನೆಂದರಿತವಗೆ. So when a devotee sees the creepers and the trees and the branches, he's saying, oh, you see, the potency of Krishna grew into that tree and became that branch. Oh, from that branch even arose these leaves, and from those leaves you see these flowers. Oh, that's Krishna, and this is also Krishna, and this is the potency of Krishna. Quando una persona, un devoto, vede un rampicanto, un albero, una pianta, dice, oh, guarda, c'è Krishna lì fra le foglie, fra i rami. Questa è tutta potenza di Krishna. Anche i fiori che spuntano, è tutto Krishna. I actually noticed recently, I went to the house of one of your leaders. Da poco sono andata a casa di un leader and he was showing the mountain and the building and said, this is Radha Madan Mohan, this is Govardhan, and that was in Italy. That was? In Italy. Sono andata a casa di un devoto che ha una certa posizione qui in Italia e lui mi mostrava le montagne, le colline, diceva, guarda, questa è Radha Madana Mohan, questo è Govardhan, ma era in Italia. So it's the vision of the devotee, and yeah. Ma questa è la visione dei devoti. So where is Krishna? Krishna is in the vision of the devotee. Quindi dov'è Krishna? Krishna è negli occhi del devoto. In the heart of the devotee. Nel cuore del devoto. And who gives the name to Krishna? His own devotees. E chi è che dà il nome a Krishna? I suoi devoti. And so Acharyas say that Krishna, who is the supreme father, Aham Bija Prajapati, he is the seed-giving father to all living entities. E quindi qui si dice che Krishna è il padre di tutte le entità viventi. Yet he allows his devotees to become his father, and he accepts the name from his own children, and he becomes a child. Eppure egli permette ai devoti di diventare
i loro padri, i loro genitori, e permette loro anche di dargli un nome. And here, the verse we're talking, Prabhupada is saying, Jai Shishi, Gornitai Ki. It appears that the incarnations of God are various. Qui, da questo verso, sembra che le incarnazioni del Signore siano diverse. And Prabhupada is saying some are direct expansions and some are part and parcels of the direct expansions. Prabhupada qui dice alcuni sono espansioni dirette e altri sono particelle di queste espansioni dirette. Proshtisha vigraha sunishtivanodhata vichishtambuchari jaladhe koshtantarahita vicheshtamagho parameshtidi tattvamamama. This is a beautiful verse of the avatars of the Lord. Questo è un bellissimo verso sugli avatara del Signore. It's Sanskrit and it's written by Vadiraja Tirtha, one of our Vaishnava gurus hundreds of years ago. È in versi, è scritto da un acharya di centinaia di anni fa. Sì, it's in Sanskrit, and I'm going to give you the synopsis of the avatar. E adesso vi dirò il riassunto di questo verso sugli avatara. So basically we have the 6 types of avatars. Ci sono di base 6 tipi di avatara. Lila avatara, the first is Purusha avatara, Lila avatara, Guna avatara, Manvantara avatara, Yuga avatara, and Shaktavesha avatara. So in Purusha avatars, we have first, basically Krishna expands into 3 Vishnus. Allora, tra i Purusha avatara c'è Krishna che si espande nei 3 Vishnu. The first is the Kshirodakashai Vishnu, Karanodakashai Vishnu, where he is lying down on the causal ocean. Il primo è Karanodakashai Vishnu che giace sull'oceano causale. And Garbhodakashai Vishnu, he is lying down in the ocean of universal ocean. E poi Garbhodakashai Vishnu che giace nell'oceano Garbhodaka, l'oceano cosmico, universale. And Kshirodakashai Vishnu, Kshira means milk, so he's lying on the ocean of milk. E Kshirodakashai Vishnu che giace nell'oceano di latte. Kshiro vuol dire latte. And then among the Lila avatars, Srimad-Bhagavatam describes tra i Lila avatara, lo Srimad-Bhagavatam descrive the Kumaras. I Kumara. I think they'll understand the names. Kumaras, Narada, Varaha, Matsya, Yagya, Naranarayana, Kardami, Dattatreya, Hayashirsha, Hamsa, Dhruvapriya, Prishnikarbha, Rishabha, Prithu, Nrshinga, Kurma, Dhanvantari, Mohini Murti, Vamanadeva, Bhargava Parashurama, Ramachandra, Vyasa, Pralambari Balarama, Krishna, Buddha and Kalki. These are the Lila avatars. Questi sono i Lila avatara. And then we have Guna avatars. Poi abbiamo i Guna avatara. So Vishnu, he assumes the Guna avatara post also. Vishnu copre anche il posto di Guna avatara. So in the mode of Sattva Guna, he assumes the incarnate, like maintenance, the aspect of maintenance. Sotto l'influenza del Sattva Guna, egli è il mantenitore. Like the Vishnu. And then among the Guna avatars, he also is Brahma. Fra i Guna avatara, egli è anche Brahma e Shiva. And as Brahma, he's taking care of the Rajoguna aspect and he's taking care of creation aspect. Come Brahma, egli si prende cura dell'aspetto della creazione, del Guna della passione. And e as crea. Shiva, in the mode of ignorance, he takes care of ending things or destruction. E Shiva, sotto l'influenza il Guna dell'ignoranza, si prende cura della distruzione. And then we have the Manvantara avatars. E poi abbiamo i Manvantara avatara. So, in the Manvantara avatara, the list is like this: Yagya, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikunta, Ajita, Sarvabhauma, Rishabha, Vishwaksena, Dharma, Sudama, Yogeshwara, and Brihad Banu. And then we have Yuga avatars. Poi abbiamo gli Yuga avatara. There are 4 yugas: Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, and Kali Yuga. Ci sono 4 yuga, 4 ere. And in each of this, the Lord incarnates in different color of the body. He changes the color of his body. In ognuna di queste, Krishna cambia colore del corpo. In Satya Yuga, a white avatara appeared to Kardama Muni. Nel Satya Yuga è un avatara bianco, Kardama Muni. And in Treta Yuga, red avatara
to Brahma. He appeared to Brahma. Nel Treta Yuga è di colore rosso e appare come Brahma. And in Dwapara Yuga, he appeared as dark cloud color of Krishna. Nello Dvapara Yuga appare col colore di nuvola scura, cioè Krishna. And he appeared to Devaki. E anche e appare da Devaki. And in Kali Yuga, yellow. He comes in yellow incarnation as Gauranga Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu. Nel Kali Yuga appare di colore giallo come Sri Chaitanya Mahaprabhu. To Mother Sachimata. Da Mamma Sachi. And he came to establish chanting of the holy name. È venuto per stabilire il canto del santo nome. As the process of self-realization. Come processo di autorealizzazione. Each of this also, in each of the yugas, he came to help in the process of self-realization, but to different devotees. In ognuno di questi yuga è venuto per aiutare il processo della realizzazione del sé, ma sotto forma di diversi devoti. And then we have the Shaktavesha avatars. Poi abbiamo gli Shaktavesha avatara, Empowered incarnations. Che sono incarnazioni potenziate. And it's unlimited. E questi sono illimitati. But some are mentioned and as examples. Qualcuno di questi sono menzionati, ad esempio. So when the Lord himself expands, when he is displaying a particular potency or particular power, then that incarnation is a Shaktavesha avatar. Quando il Signore mostra una particolare potenza, allora questo è uno Shaktavesha avatara. And he empowers a particular living entity with that potency. Ed egli potenzia una particolare entità vivente e gli dà potere. If he has a specific mission and there is a soul who is ready, I want to serve. E gli dà una particolare missione a un'anima che è pronta a servire. So the Lord makes the devotee as an instrument and he empowers. E quindi vede un devoto di questo genere e lo potenzia, gli dà gli strumenti. So that person becomes the indirect incarnation of Avesha, is like the Shakti Avesha. The potency of the Lord is inside the person. E questa persona diventa uno Shakti Avesha, cioè la potenza del Signore entra dentro di lui. So some examples from Srimad-Bhagavatam we can know about Shakti Avesha avatar. Con alcuni esempi dello Srimad-Bhagavatam possiamo capire chi sono i Shakti Avesha avatara. Like for example, the 4 Kumaras, they were empowered with knowledge. Ad esempio, i 4 Kumara furono potenziati da Vishnu. And Narada Muni, he got empowered. Per dare la conoscenza. And Narada Muni got empowered with the power of devotional service. Narada Muni fu potenziato col potere del servizio devozionale. And Brahma got empowered through creative power, he could create. Brahma fu potenziato tramite il dono del poter creare. And King Prithu, he got empowered to maintain the living entities. Il re Prithu fu potenziato a mantenere le entità viventi. As Parashurama, he got empowered to kill all the bad elements. E Parasurama fu potenziato a uccidere tutti gli elementi malvagi. And our most worshipable Vyasadeva, the writer of Bhagavatam, E poi sappiamo che Vyasadeva è stato lo scrittore del Bhagavatam, he che was noi empowered adoriamo. to complete the Vedas. E lui è stato potenziato per terminare i Veda. So, like this, very simple. È così, molto semplice. I mean, I was like simple in the sense of everything is clear in the scriptures when we go by understanding the avatars. Semplice nel senso che è tutto chiaro nelle scritture quando vogliamo comprendere gli avatara. And I want to share this particular about Vyasadeva. Voglio condividere con voi questo racconto su Vyasadeva. Because this is in Mahabharata it comes before quoting Vyasadeva, before quoting the verses chanted by Bhishma. Bhishma chants 1,000 names of Vishnu. Bhishma recita migliaia di nomi di Vishnu. As the answer to the questions of Yudhishthir Maharaj. Come risposta alle domande di Yudhishthir Maharaj. And it's very amazing because 5,000 years ago, an old man lying on the bed of arrows bleeding. È incredibile perché questo è successo migliaia di anni fa e in genere una persona che giace su un letto di frecce sanguina.
And he gave these verses, these 108 verses. Mentre lui ha recitato questi 108 versi. And the meaning and the potency of these mantras, E il significato e la potenza di questi mantra it's relevant to each and every living entity. è rilevante per ogni singola entità vivente. You know, in Vedic astrology, the Vaishnava remedy to planetary problems is these mantras. Per esempio, secondo l'astrologia vedica, i Vaishya che hanno problemi recitano questi mantra. There are 27 constellations, nakshatras, Ci sono 27 costellazioni, le nakshatra, and each nakshatra has 4 divisions, e ogni nakshatra ha 4 divisioni. and every constellation has a specific nature, E ogni characteristics. costellazione ha una certa natura, certe caratteristiche. And very interestingly, this is something, it was like a secret science. È Until molto some time interessante notare che era una scienza piuttosto segreta. ago. It's so incredible that Bhishma Dev, when he's reciting these verses, because Yudhishthira wanted to help the people, Siccome Krishna voleva che Bhishma aiutasse le persone, è incredibile come Bhishma nel recitare questi versi, and Yudhishthira wanted to help his citizens. e Yudhishthira a sua volta voleva aiutare i suoi cittadini. And these verses, there are exactly as many as every verse is exactly meant for this specific constellation, the specific division of the constellation. Ogni singolo verso è fatto esattamente per una certa divisione di queste costellazioni. It's really far out. È veramente incredibile. It's like way more surprising than technology. Molto più sorprendente dell'astrologia stessa. And most astrologers don't know this. La maggior parte degli astrologi non conosce questo. But, for example, I give you one example. Vi do un esempio. Viksharo rohito margo heturdhamodarasaha mahidaro mahabhago vegavanamitashanah. This is a verse of this 1,000 names that Bhishma recited. Questo è uno dei versi in cui Bhishma recita i 1000 nomi di Dio. This particular verse, this prayers is called Vishnu Sahasranama. Questa particolare preghiera è proprio chiamata il nome di Vishnu. Because Vishnu means Vishnu, Sahasranama means 1,000 names of Vishnu. Sì, i 1000 nomi di Vishnu, Sahasra 1000. So this specific verse is connected with a constellation called Magha. Called? Magha. Maga. Questo particolare verso è collegato alla costellazione chiamata Maga. And the connection is not direct. As I said, most people don't know. La connessione non è diretta perché la maggior parte delle persone non lo But when sanno. you see the nature of a Magha, the personality born under constellation Magha, Ma se andate a vedere la persona nata sotto la costellazione di Maga, this is a person who wants to be very fast. è una persona che vuole andare molto veloce, And he's a very fast person. They're very quick in doing things. che fa cose molto velocemente. And they have a tendency to be very innocent. E ha la tendenza a essere un po' ingenuo, And they also have a tendency to be passionate. anche passionale. And it's so amazing. These verses that I just recited, it is saying the fastest of all is Krishna. The one who is most passionate in the very effective way is Krishna. And what was another tendency I said? Innocent. Innocent. It says about Damodar Leela. The whole verse speaks also about Damodar Leela. And it speaks about generosity, because these people born under this nakshatra are very generous. And this verse is speaking about Krishna's nature of being generous. So, yeah. È incredibile come questi versi, riferiti appunto a quel tipo di persone, dicono il più veloce di tutti è Krishna, il più passionale di tutti è Krishna, il più innocente di tutti è Krishna e anche il più generoso di tutti, perché quella tipologia di persone ha anche la tendenza a essere molto generosa. And each of this name, if you take Viksharo, Rohito, Margo, it's 3 classes, just with one word. We can give 3 classes. E con un singolo verso ha coperto 3 classi di persone. Because Vedas can be interpreted in 3 ways.
perché i Veda possono essere interpretati in 3 modi. But the direct names of Krishna like this can be interpreted in 100 ways. Ma i nomi diretti di Krishna come questi possono essere interpretati in 100 modi diversi. And like this, whenever I'm seeing these connections and I'm finding it so fascinating. E ogni volta che vedo queste connessioni le trovo così affascinanti. So everything, everywhere is Krishna. Every word, every mind, every nature, there is reflection of Krishna. Quindi ogni mentalità, ogni natura diversa è proprio viene da Krishna, deriva da Krishna. Yeah. And there is this verse before the Bhishma Vacha. Before Bhishma Vacha, there is the Vyasadev's glorification. E quindi prima di parlare di questi versi di Bhishma c'è la glorificazione a Vyasadeva. Because he's one of the Shaktavesha avataras. Perché lui è uno degli Shaktyavesha avatara. Vyasam Vashishtanaptaram Shakte Pautram Kalmasham Parasharatmajam Vande Shukatatam Taponidhim. Okay, this is very interesting. Again, the meanings are very interesting. It says, Vyasadeva is the great grandson of Vashishta. Anche questo è interessante. Dice Vyasadeva è il pronipote di Vashishta. And he is the grandson of Shakti. Scusa, ed è il nipote di Shakti. And he is the son of Parashara Muni. Ed è figlio di Parashara Muni. And he is the father of Shukadeva Goswami. Ed è il padre di Shukadeva Goswami. I offer my obeisances to Vyasa, Offri mio omaggio a Vyasa, who is free from all defects. che è libero da tutti i difetti. And he is a repository of all austerities. Ed è depositario di tutte le buone qualità. Because only Vyasadeva was ready to take up this work of the Supreme Lord, to rewrite the Vedas, to give back the knowledge in an authentic way. Perché Vyasadeva era pronto a ricevere tutta la conoscenza dal Signore e a darla a tutti in maniera autentica. Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidaye Vasishtaya Namo Namaha. This again, we cannot understand Srimad-Bhagavatam, we cannot understand the Vedic scriptures unless and until we understand the glories of Vyasadeva. E di nuovo non possiamo capire lo Srimad-Bhagavatam, non possiamo capire i Veda, le glorie di Krishna se non glorifichiamo prima Vyasadeva. Because he is Vyasaya Vishnu Rupaya, Vyasa Rupaya Vishnave. This is a play of words also, È un gioco di parole. The form of Vishnu, The form of Vishnu, and to Vishnu, who is the form of Vyasa. La forma di Vishnu And to Vishnu, who is the form of Vyasa. è a Vishnu che è la forma di Vyasa. So the point is, Krishna empowers somebody, and it's actually Krishna's incarnation. So it's like a very esoteric understanding of why Krishna empowers a certain soul. Perché Krishna potenzia una persona ed è una cosa esoterica, il perché di Krishna potenzia una certa persona. And he is also the descendant of, he's a great sage Vyasa. Ed egli è anche discendente del grande saggio Vyasa. He's a great sage Vyasa who is the descendant of Vasishta. Il grande saggio Vyasa è discendente di Vasishta. And Vasishta was also empowered E anche Vasishta a sua volta è stato potenziato with the knowledge of Brahman. con la conoscenza di Brahma. So it goes on that the lineage of the Vyasadeva is very glorious. Quindi la dinastia di Vyasadeva è molto gloriosa. So very interesting. Molto interessante. So basically, Vyasadeva, he recognized, he's recognized for categorizing Quindi Vyasadeva è conosciuto per aver diviso in categorie the Vedas i Veda into 3 branches: in 3 rami diversi: Rig Veda, Yajurveda, and Samaveda. Rig Veda, Ayurveda, Samaveda. And that's why his name became Veda Vyasa, means
the one who divided the Vedas. Ecco perché il suo nome divenne Veda Vyasa, colui che divise i Veda. And Vyasa in Sanskrit means to split or divide. Vyasa in sanscrito vuol dire dividere, suddividere. So he wrote the Mahabharata, the Puranas, and Srimad-Bhagavatam. Quindi scrisse il Mahabharata, i Purana, lo And Srimad-Bhagavatam. he was the father of Shukadeva Goswami who spoke the Bhagavatam. È il padre di Shukadeva Goswami che ha enunciato il Bhagavatam. And there is the explanation that Vyasadeva, he recited the whole Mahabharata and all the Upanishads, he spoke it. And the only person who could write down everything was Ganesha. E allora si dice che Vyasadeva recitò tutto lo Srimad-Bhagavatam e tutte le Upanishad. E l'unica persona, scusate, tutto il Mahabharata e tutte le Upanishad. E l'unica persona in grado di trascriverle tutte era Ganesha. And the deal, the contract was, Vyasadeva will not stop, he will keep going. Il contratto diceva che Vyasadeva non si sarebbe dovuto fermare, doveva sempre andare avanti. But Ganesh had to write it down only if he understood it. E Ganesha doveva trascriverlo anche senza comprenderlo, And he cannot stop. perché non poteva mai fermarsi. Questo era il contratto. So it was because Ganesh is known to be very fast. Perché Ganesha è conosciuto per essere molto veloce. And Vyasadeva wanted to make sure that he is not too fast, that he didn't have enough time to think and say. Ah no, allora Ganesha doveva capirlo, perché Vyasadeva voleva accertarsi che Ganesha non sarebbe andato così veloce da non comprenderlo, doveva andare veloce ma al tempo stesso poter riflettere su quello che scriveva. Because Ganesh requested, see, I have a tendency, when I start something, if it gets stopped, I cannot finish it. So you should not stop, you have to keep going. Allora Ganesha gli disse, sì, perché io ho una tendenza che se mi fermo poi non riesco a finire, quindi devi fare in modo che io non mi debba fermare. So Vyasadeva put the condition, that's fine, but you should understand what you write. Allora Vyasadeva mise la condizione, va bene, andrò veloce così tu non ti fermi, però devi capire tutto quello So che ti there dico. was good compatibility between them. Quindi c'era una buona compatibilità tra i due. He was reciting, Vyasadeva was going, and Ganesh couldn't be too fast as usual because he had to understand it. Quindi Vyasadeva poteva, recitare tutto, andare veloce, però non troppo veloce. E Ganesha poteva andare molto veloce come sempre, ma non così veloce da non poter comprendere. That's why Ganesh is called Vignarajane Vignaraja, means he is the destroyer of any obstacle, because he is so expert in beginning things and having no obstacles to do the devotional service. Ecco perché Ganesha è chiamato colui che può rimuovere tutti gli ostacoli, perché lui è molto abile a fare le cose senza ostacoli, senza fermarsi. There is a prayer which says that without any efforts, Ganesha could understand this whole thing, and he wrote it without any efforts. C'è una preghiera che dice che Ganesha poté fare tutto questo senza sforzo, senza alcuno sforzo. And that's why they usually start their studies with worshipping Ganesh. Oh Ganesh, please give me the understanding. Let me understand what it is. What is this knowledge all about? Ecco perché si fa una preghiera a Ganesha. Ganesha, per favore, dammi il lume per capire quello che sto facendo, sto leggendo. There is a difference between knowledge and understanding. Perché c'è differenza tra conoscere e comprendere. So these are some points. If you have any comments, anything Questi to quindi add, sono alcuni punti, se avete dei commenti, delle domande. questions. The Yuga avatars. Why the red? I remember other names. Okay, this is there is a whole description of how many years every yuga lasts. And then it says, in each of these yugas, the Lord incarnates with a different body color according to the yuga. Asan varna strayo hyasa jnato nyugam tanu shuklo raktastata pita idhanim krishnatam gata. This is the description of which one.
This is Bhagavatam, and it is said Krishna appears in the incarnation as an incarnation in every millennium. In the past, he has assumed 3 different colors: white, red, and yellow. And now he has appeared in blackish color. This is in Bhagavatam 10th canto, and it describes about Krishna. You want to translate that? Questo è il 10° canto del Bhagavatam, che descrive sia le ere che gli avatara per ogni era. In ognuno di questi yuga il Signore si incarna con un differente colore corporeo in accordo agli yuga. Krishna appare in un'incarnazione in ogni millennio. Nel passato ha assunto 3 diversi colori, bianco, rosso e giallo, e adesso è apparso con un colore nerastro, scuro. Nel Satya Yuga un avatara bianco è apparso a Kardamamuni per stabilire la meditazione come processo di autorealizzazione. Cioè è apparso, he says a white avatar appeared to Kardamamuni. È apparso a Kardamamuni. No, I mean here I don't know, there is. See. Yes, it can be. Yes. Certo. I mean even Varahadeva. È apparso a Kardamamuni. But yes, even Nrsingadev, there was different details. In some he came in a certain form, a certain color. Even Varahadev, one time he came in brown, another time he came in white. I didn't know that. Quindi anche gli avatara possono apparire in colori diversi. Anche Varadeva può apparire marrone, può apparire bianco, a seconda del ciclo di ere. E infatti dice... mi sembrava strano, perché Brahma? Nel Treta Yuga un avatara rosso è apparso a Brahma per stabilire il sacrificio del fuoco come processo di autorealizzazione. Sì, sembrava che fosse. Nello Dvapara Yuga un avatara scuro, qui lo dice Krishna, è apparso come figlio di Devaki per stabilire l'adorazione nel tempio nel processo di autorealizzazione. Nel Kali Yuga un avatara giallo è apparso, Chaitanya Mahaprabhu, come figlio di Sachi Mata per stabilire il canto del santo nome. So for Krishna and Chaitanya Mahaprabhu they give the exact name. For the previous 2, no, they just said that they appeared to somebody. Yeah. No, because I think when they appeared, he appeared in the form of Vishnu, not in the earthly form. Whereas as Lord Chaitanya and as Krishna, he came into the womb of the mother and he appeared. So therefore they gave the name. Hanno dato il nome degli ultimi 2 avatara perché sono proprio apparsi nel grembo di una madre sotto una forma umana. Per gli altri 2 Vishnu, no. It's Vishnu who appeared. Per gli altri 2 è stato Vishnu che è apparso. Per i primi 2. Sì. So one last thing I wanted to add is there is only one obstacle between Krishna's desire to spread Krishna consciousness and the people being saved. Un'ultima cosa voglio aggiungere, che c'è solo un ostacolo tra il desiderio di Krishna di diffondere la coscienza di Krishna e le persone che egli vuole raggiungere. It's us. Siamo noi, quell'ostacolo siamo noi. Our anartha is our ego that stops, because for Krishna it's nothing. Per Krishna è niente, non ci vuole niente per farlo. Yeah. He already appeared and he already gave out the holy names just for the Shraddha Mulya Shuddhanam Hatite Bikai. He gave it out just for the cost of faith. He has opened the treasure house of love of God. Egli l'ha già fatto, è già venuto e ha dato il santo nome, ha aperto il mercato del santo nome gratis anche agli infedeli. Sometimes it's us in the form of preachers or whatever, we become the obstacle instead of... Siamo noi, i nostri anarti, i nostri difetti, che a volte diventiamo gli ostacoli per questa diffusione. So yesterday I was discussing with Katarina how the principle, when we become an instrument of the Lord, instead of Ieri stavo parlando con Caterina dicendo che quando noi diventiamo strumenti del Signore, instead of thinking, oh, I know how to do this, or I have this idea,
instead of that, when we say, Krishna, I want to serve you, please make me an instrument, amazing things start happening. Quando noi non diciamo più, oh voglio fare questo, quell'altro, questo, quel progetto, invece diciamo, Krishna, voglio essere il tuo strumento e mi metto nelle sue mani, allora succedono cose incredibili. It's not so difficult to understand what Prabhupada said in yesterday's verse. It's not an imagination, it's actually real. Non è difficile capire ciò che dice Prabhupada in questo verso, non è un'immaginazione, è reale. I hope Krishna is not listening to this. One devotee told me one time there was a pujari here worshipping Shishi Goranitai, and she was busy not doing the worship, and the other devotee was watching her from another place, from the back. And suddenly he sees something amazing happen. He sees that from Lord Nityananda's hand, the flower jumps against the will of gravity. It jumps through another direction and falls towards her. Una volta una devota mi ha raccontato che c'era nel Pujari, sull'altare c'era una devota che faceva l'adorazione e quest'altra devota guardava da un'altra parte e a un certo punto si è accorta di una cosa incredibile, che dalla mano di Sri Nityananda, contro tutte le leggi della gravità, il fiore ha iniziato a saltare in una direzione che pareva impossibile. So it's happening every day, just we are not aware. E questo succede ogni giorno, ma noi non ne siamo consapevoli. And then the devotee told the pujari this happened, she was in tears. E quando questa devota ha detto alla pujari, oh è successo questo e quell'altro, la pujari si è messa a piangere. So whenever when we least expect, Krishna actually does some miracle. Quando meno ce l'aspettiamo, in realtà Krishna fa dei miracoli. Invece di saying, I did this, give me this. Anziché dire, ho fatto questo, quindi dammi quell'altro. Se smettiamo di chiedere, Krishna fa miracoli. Grazie per no, perché she's a very good example of somebody who is ready to do devotional service. Sì, lei è un bellissimo esempio di qualcuno che è pronta per fare il servizio devozionale. So, yeah, it's a principle I'm sharing that. Sto condividendo il principio. So we can, like yesterday I was speaking in the class about we cannot say, oh, somebody is more time devotee, therefore, oh, somebody knows more, therefore. It doesn't work like that for Krishna. Come dicevo ieri, non funziona così. Sono un devoto e quindi Krishna deve, ho questa conoscenza, quindi Krishna deve. Krishna can empower anyone. Krishna può potenziare chiunque. And Krishna can also empower a sweeper in the street to tell us something, and Krishna is acting through him to touch us. Krishna può potenziare uno spazzino per la strada che ci può dire qualcosa che tocca il nostro cuore. See, Krishna is not bound by laws of the universe. You have to do through initiated devotees. You should do only through certain body or people. Krishna doesn't have those limitations. Krishna non ha limiti, non è legato alle leggi dell'universo che per forza deve parlare attraverso un devoto iniziato, attraverso questo o quello. Also, he has to be a vegetarian, he has to be a devotee. Krishna can work through anyone. Che deve essere vegetariano, deve essere devoto. Krishna può agire attraverso chiunque. It's our limitation to think that, Krishna may not be able to act through this or that. È nostra limitazione credere, Krishna non può agire attraverso questo o quell'altra persona. So my point is, we should accept that Krishna may use us for doing something, he may use us as an instrument. Il mio punto è che Krishna può usarci per fare qualcosa, usarci come suoi strumenti. Not to become stuck that, I cannot do it. The point is, it's true, we cannot do it, but Krishna can do it through us. E non pensare, non posso, non riesco a farlo. Krishna può farlo attraverso di noi. So that's my point. Questo è il punto. Okay, we end here. Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki Jai. Jai. Srila Prabhupada ki Jai.